Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, buonasera, non so quando state guardando il video. Sono a casa di Marco Ballarani, come praticamente quasi sempre. Se non sono qui sono in Puglia da Daniele, se no sono a casa mia, se no rare volte con qualche altro amico. Insomma, ho iniziato questa cosa da solo in realtà, 2 o 3 anni fa, e poi adesso non riesco più a farlo a casa. C'è sempre un motivo per farlo con qualcun altro, ma è più divertente, insomma. Marco vi saluta, intanto non si fa vedere come sempre che è Fantomas, quindi niente, Timido. Sono timido. come dice, è timido, è molto timido, dice. No, come dice, lo dice mio nonno, Fantomas, Fantomas. Ah, c'era fatto male, sì, sì. C'era Fantomas, e Personaggio allora sì, storico. allora sarà Fantomas. Mio nonno diceva De sempre, Funè lo faceva nel eh? film, De Funè. Sì, Fantomas credo che sia un film degli anni 60. Adesso devo andare a controllare. Comunque mi ricordo che mio nonno, ogni volta che qualcuno era un po' misterioso, diceva Fantomas.
o Fantomas, comunque, o Fantoma, come probabilmente si diceva in francese, se era Louis de Funès, che tra l'altro non si dice Louis de Funès, come dicevamo noi, ma de Funès, ho sentito che si dice. Vabbè, comunque, se i francesi all'ascolto ci danno una mano con questo grande attore del passato, comunque, Il video di oggi l'abbiamo è il video di oggi, È pronto. arrivederci, no, nel senso, allora, Nord Electro 6 HP non ha bisogno chiaramente della mia versione, nel senso che hanno fatto 180.000 video di questa tastiera, io arrivo per ultimo, ma è anche vero che l'ho presa da poco, nel senso che ne ho avute tutte le Nord, le ho avute tutte, le ho girate tutte, ho avuto tutte le generazioni, soprattutto di Stage. Di Electro ho avuto le prime, poi insomma adesso mi sono trovato di fronte a questa che è l'evoluzione della Electro, nel senso che effettivamente dal punto di vista delle possibilità si avvicina molto all'idea della Stage. Chiaramente la Stage bisogna considerare che è sempre tutto per due, nel senso che si possono sovrapporre due situazioni con le sezioni gestite per due volte. Qui oltretutto poi non c'è il sintetizzatore nel vero senso della parola, nel senso che ci sono dei sample di synth che si possono utilizzare, c'è un attacco e una release, un decay, c'è una specie di ADSR che si può utilizzare, c'è la questione della dinamica che è molto importante, che permette di dare dinamica al suono, dal punto di vista, parlo dei sample chiaramente, e poi vabbè, chiaramente i suoni sono quelli classici degli ultimi tempi. Si può mettere, per farla breve, poi per dirla tutta, il pianoforte può essere per esempio il White Grand, che come sappiamo è l'ultimo baluardo. Io ho messo quello e l'Imperial, che fa sempre la sua porca figura, diciamo. Bello cattivello. Adesso non c'è equalizzazione, non c'è niente, non ho messo niente, lo sto suonando così. Allora, una cosa importante, questa è la HP, quindi monta la TP100. Oggi abbiamo passato una mezz'oretta a discutere di questa cosa con Marco a tavola mentre mangiavamo la solita pizza di rito. Noi qui ne abbiamo provate di TP100 6 o 7 più o meno negli anni, e questa qui è bellissima. Poi magari prendo un'altra Nord Electro 6 HP da un'altra parte, la provo e non mi piace, quindi mistero totale. Me ne hanno dette di tutti i colori, hanno parlato di grasso diverso, hanno parlato di guarda che non è vero, c'è il trucco, non si sa in che senso, complotti di ogni genere che oggigiorno vanno molto di moda, ma niente, questa è bella, questa sembra, ve lo garantisco, adesso mi sputerete in testa, ma questa qui, cioè nel senso proprio questo numero di serie, non modello, ha una HP che sembra una TP40, cioè riesco a suonare come suono normalmente con la TP40, con la mia Nord Stage. Insomma, nel senso, non lo so, non ci ho capito niente, non ci abbiamo capito niente. Abbiamo qui altri strumenti con la TP100, sembra un'altra cosa, quindi non lo so. Ragazzi, non lo so. Questa è veramente bella, devo dire. Non so da cosa può dipendere, in tutta sincerità. Ho davvero una sensazione quasi come se non fosse quella, non so come dire. Poi mi rendo conto che quella, da piccole cose, se mi levo le cuffie e tocco questo sol, per esempio, fa il rumore classico di una TP100, ma solo questo tasto, non so come dire. Gli altri sono silenziosi, per essere una TP100 sono silenziosi e morbidi, hanno un ritorno veloce, c'è quella giusta sensazione di tasto che non so da cosa possa dipendere. Questo per aprire questa parentesi micidiale su questa cosa qua. Ora, suono di pianoforte, chiaramente lo conoscete tutti probabilmente. Per chi
fosse così neofita, si dice, giusto? Del mondo nord. Come sapete si possono importare campionamenti di pianoforte, librerie di pianoforte di varie dimensioni, e quindi diciamo apparecchiare diciamo il giga a disposizione di questa tastiera per i pianoforti come ci pare. Ci si può gestire anche così in relazione a quella che è la propria esigenza musicale, di genere, strumentale. Io ho messo l'Imperial, poi ho messo un piano a muro, questo Amber Upright, che io trovo molto bello. Questo qui funziona molto bene. Poi ho messo questo per sta cosa, faccio sempre questa perché mi piace. E ha questo spirito anche un po' western, diciamo, e infatti si chiama Saloon Upright. Poi ho messo il primo EP, però nella versione enhanced, perché chiaramente questo può ricevere le versioni, le ultime versioni chiaramente dei piani elettrici. Questo è l'EP1 classico, che chiaramente sentito così alla sua età, ma aiutato con quelli che sono poi di movimento e un po' di EQ che permetta a questa parte di suonare un po' di più. Insomma, suona. Poi tornando, diciamo, al non toccando, cioè ho messo dentro quello amplificato, il 7, insomma mi sembra suonare bene con un po' di tremolo, e il Nefertiti. A me piace anche molto il 2, che è quello un po' più carognetto della vecchia serie, ma poi non sono ancora entrato nel dettaglio. Ho messo quello che di solito uso, ma senza preoccuparmi troppo. Poi mi sono fatto queste patch dove faccio entrare l'Hammond, per dire, cosa che poi tra l'altro si può dosare a piacimento anche un po' per avere il minimo a zero. Possiamo fare un po' di questo discorso qua con i drawbars, di modo che quando chiudiamo quasi non ci sia. Però sono comode queste cose, me le sono preparate per fare poi in fretta quando mi servono. Ho fatto anche questo Hammond, che volendo ci sono anche degli strings. Ho fatto un po' di cose che mi servivano, e devo dire che per farle ci ho messo poco, cioè nel senso che è stato abbastanza comodo. Questa patch, per esempio, un po' gospel, che però è anche con gli archi, tutto controllato col pedale di controllo, e è tutto semplice, si può assegnare tutto a tutto, decidere che cosa si utilizzerà su ogni sezione. È molto intuitiva, come del resto un po' tutte le Nord, meno complicata della Stage, perché chiaramente ha meno
ha meno opportunità, perché comunque dal punto di vista del sintetizzatore, anche se vogliamo entrare nello specifico, ci sono tante cose, a parte tutti i suoni, diciamo, come si può dire, acustici, no? Di archi e tutto il resto, trombe, trombette, tromboni, brass, tutto quello che vi pare, flauti, tutto il resto. Poi a un certo punto ci sono anche un po' più di sintesi, no? Chiaramente nella libreria sul sito c'è un sacco di roba anche che si può usare solistica e cose del genere. Io per adesso devo dire la verità che poi, avendo usato spesso il Nord Stage per quelle cose, quando mi serve una cosa me la vado a prendere, se mi serve un pad piuttosto che un lead, ma avendo il Nord Stage di solito i lead chiaramente li fai col virtual analog, no? Ma in generale diciamo che questo strumento, questa parte qua me la fa sempre usare in modo così, diciamo, più di contorno, meno principale. Ecco, anche se ho visto gente che ci fa il circo, con questi suoni qua, perché poi alla fine sono belli, insomma, sono dei bei campionamenti. Poi ci si può lavorare chiaramente partendo da... Cioè il suono c'è, non è che non c'è. Poi qui adesso non sono neanche al massimo della... perché per ogni sezione abbiamo un volume, non ero nemmeno al massimo. Ecco, per esempio una cosa del genere potrebbe essere carina da affiancare magari a... Ci sono dentro anche questi ibridi. Queste cose si fanno velocemente, diciamo, ed è comoda. Ecco, c'è da dire che non pesa niente. In questo modello particolare la tastiera è bella, cosa che normalmente mi trovo sempre a dire che la TP100, il problema, le cose qui, ragazzi, non lo so, cioè se è un esemplare particolarmente fortunato, perché io ho avuto, per dire, ho avuto una Stage HP che cioè, era brutta. Questa qui invece è bella. È la stessa, cioè dentro c'è la stessa tastiera. Quindi, boh, non lo so. Non sono io che sono cambiato perché oggi le abbiamo provate altre e non c'eravamo. Qui non sembra nemmeno. Proprio si riesce ad esprimersi, viene fuori la dinamica bene. Poi io adesso sto controllando col pedale il synth, la sezione sample. Questo è solo un esempio, poi chiaramente ci sono tutte le questioni. Le voci. Cioè il suono c'è, e non siamo nemmeno... La cosa bella di questi strumenti è che quando usi il volume, si caricano di suono. Ora, chiaramente anche qui, molto spesso mi capita, ormai sono un po' di anni, quindi ho, come dire, esperienza anche di commenti, no? Che mi vengono fatti. E in particolare nel caso di Nord c'è non so che, c'è una sorta di antipatia
più che in altri casi, che non dipende solo dal suono, viene criticata per tanti motivi. La comprano perché è rossa. No, nel senso che non credo. È di moda. È di moda perché funziona, cioè nel senso, io non esagererei in questo senso, no? Cioè funziona sta benedetta Nord, non è che se no costa troppo perché suona e fa tante cose. Nel senso, non tanto per difendere Nord, perché io, come sapete, le difendo un po' tutte, semmai è questo che mi viene imputato, ma le difendo tutte perché secondo me oggigiorno, cioè, con qualsiasi tastiera di queste qui si può fare veramente quasi tutto. E questo vale per tutti i brand. Non so come mai nei confronti di Nord c'è un particolare astio, ma probabilmente, boh, dipende da motivazioni che non conosco. Molto spesso mi chiamano per chiedermi un consiglio dicendomi: senti, voglio prendere un piano, voglio spendere 2000 euro e prendere un bel piano. E mi dicono: cosa prendo? Roland, Yamaha o Kawai o Korg? Non c'è mai nessuno che mi dice Nord. Lo fanno anche loro il piano, però non si- stessa cosa al contrario. Tipo, no, devo fare i Rhodes. Prendo la Nord Electro? No, perché voglio dire, cioè, la Yamaha, il CP lo fa benissimo, anzi, per certi versi a me piace di più, però voglio dire, tutte, la Roland fa i piani elettrici belli anche lei, cioè, tutte hanno il loro modo di vedere quelle categorie. Poi vi deve piacere o non piacere, ma avercela con uno o con l'altro, per i prezzi, per il colore, per mille motivi, non lo so, quella cosa lì... io non mi appartiene molto, ecco, mettiamola così, nel senso che trovo che sia a volte una cosa fatta per partito preso. Quindi, cioè, a me sembra che tutte queste cose abbiano un motivo di esistere e suonino bene. Poi, insomma, si può discutere di gusti, questo sì. Continuo a dire questa cosa perché spesso qualcuno mi scrive dicendomi sì, però come per dire, dai, parliamoci chiaro, questi qui ci prendono in giro. No, parliamoci chiaro, il meglio è quello. No, parliamoci chiaro, Kurzweil era il top e rimane il... Korg è il massimo. Boh, siete sicuri? Cioè, nel senso che io personalmente, ogni volta che sono salito sul palco e c'era una roba che non conoscevo, ho detto, beh, però, perché a volte sai, la novità, il cambiamento porta, no? Ispirazione, quello semmai la trovo una cosa importante. Comunque, questo per quanto riguarda pianoforti, poi vado avanti, ho anche messo dentro i clavinet, ma questi, anche questi li conoscete tutti, nel senso che qui ci sono tutte le possibilità, le configurazioni, no? Anche qui si può usare per dire il wah wah, per dire, cioè il classico di... Poi se vogliamo mettere un amplificatore sul piano possiamo mettere, che ne so, con un po' di drive. Insomma, lo conoscete, questa sonorità la conoscete. Chiaramente, vabbè, poi ci sono tutte le cose che riguardano le critiche che vengono fatte, ogni azienda ha le sue peculiarità. Nord non ti mette il pitch bending qua su questa tastiera perché la considera, diciamo, una cosa fuori luogo per questo tipo di tastiera, perché qui questa fa dei clavinet, Rhodes, Wurlitzer, pianoforti e i sintetizzatori diciamo che sono più visti come pad accompagnamento, poi fa gli Hammond, in nessuna di queste categorie il pitch bend è previsto. Vero è che uno dice sì, però ho speso 2000, sì, avete ragione, cioè in questo avete perfettamente ragione, dovrebbero mettere un beato pitch bend su questa tastiera perché
sembra il minimo per quello che costa. Su questo sono d'accordo con voi. Però dall'altra parte per quello che costa suona di brutto e fa un sacco di cose. Quindi insomma ci sono i pro e i contro. Poi dall'altra parte Hammond, e qui si apre il cinematografo, nel senso che quando si tratta di Hammond chiaramente ognuno la vede a modo suo. Allora io direi di fare così. Chiudiamo tutto, leviamo tutto, leviamo anche il rotary, esatto, e tutto quanto, e sentiamo come suona da zero, diciamo, no? Adesso accendo il rotary, drive, metto a metà più o meno come lo uso io, poi chorus, vibrato 1, chorus 1, percussione, terza, soft, si può splittare, si può fare tutto. Levo la percussione, andiamo un po' più rock, church rock, diciamo. Percussione. Ok, nel senso, ci siamo fatti un'idea. Il livello è altissimo, nel senso è un clone veramente bello, soprattutto se si lavora di fino nelle registrazioni. Io ci ho lavorato tanto. Lo conosco questo suono. In registrazione è molto, molto efficace, sembra vero. Allora, l'unica cosa, se devo dire la mia, è che altri cloni, pochi, molto pochi, hanno una capacità di bucare qui in alto, che è quella che ha l'Hammond vero, e qui per fare quella cosa lì bisogna ricorrere a degli escamotage di questo tipo, andare a cercare un certo tipo di frequenza per avere questo risultato qua, perché naturalmente è molto più scavato. Ora il problema qual è? Che se accendiamo l'Hammond e sentiamo l'Hammond, quella cosa lì lui la fa senza che l'equalizzazione venga disturbata da quello che stiamo facendo, quindi succede a livello proprio generale del suono una cosa differente, perché qui noi stiamo andando a toccare le Q, quindi si sposterà un po' tutto qua e avremo un risultato che va bene per quello che dobbiamo fare se dobbiamo fare quella cosa, ma se entriamo in un altro contesto magari non è detto che funzioni. Allora bisogna stare lì a mettersi un po' a posto. Poi vabbè, insomma, sono cose veramente da puristi. Potete andare nel sistema e decidere nel suono, nella parte
dedicata al suono e decidere quale tipo di Hammond usare. Questo è il Vintage 1, però in realtà c'è anche quello pulito, quello un po' più sporco e quello un po' meno sporco. Chiaramente questa cosa la si sente nel momento in cui si elimina tutto. Si elimina tutto e si va a sentire la tone wheel in particolare e ci si rende conto che ci sono delle differenze, ok, che riguardano il cage e quelle cose lì. Sono quanto è vecchio, è pulito, è nuovo, ma vabbè, insomma, queste cose qui poi sono finezze che magari uno, se si mette lì, si trova il suo, se le aggiusta un po' come gli pare, diciamo. Poi c'è chi click, che può essere alto, basso o normale. Il trigger della tastiera chiaramente è alto per essere più vicini. Poi si può scegliere, e questa è una cosa importante per il discorso che facciamo prima, come gestire le trombe e i bassi, nel senso che il bilanciamento così, più sulle basse, così più sugli acuti. Queste sono cose che la maggior parte di voi sanno, però non è detto, nel senso che magari si dà per scontato che il suono sia quello e che non si possa fare niente. No, si possono fare un po' di cose. Poi c'è l'accelerazione, scegliere. Chiaramente non si va nel dettaglio qui di quanto tempo ci mette. Qui ci sono delle cose, diciamo, di massima, che possono essere normale, veloce, lento. Allora uno può scegliere di farla rallentare più velocemente, accelerare meno velocemente, ma comunque sono, diciamo, dei valori predefiniti di massima. Ora poi il risultato, al di là di tutto questo, è per come lo uso io e per come lo utilizzo quando uso questo tipo di tastiere, che non è un doppio manuale, che non è una waterfall e tutto il resto, è un suono che funziona benissimo. E ripeto, l'unica cosa che secondo me molto spesso ci si trova a fare è quando si va nell'ambito solistico rock, bisogna sempre trovare il modo di avere quel colore qui in alto che di base non è previsto, ma che bisogna andare a cercare, e che è importante perché altrimenti ci si trova molto spesso a non capire come mai il suono è chiuso, non esce, magari, no? Problema che chiaramente in realtà poi Nord assolutamente non ha quando si tratta del resto delle cose, tipo cioè il pianoforte, soprattutto l'Imperial, è un piano che esce, si fa sentire, anche se anche lì a me non dispiace andare a giocare. La cosa bella è che qui live ce l'hai pronti via. Poi c'è il CP70 anche che ho messo, che a me il CP80, insomma, qui è il CP70 perché i tasti sono quelli, che a me piace molto e che chiaramente condito con un po' di chorus mi permetterei di... Anche qui, per me, il CP70 è questa cosa qui. Con questo basso. Ecco, c'è da dire che la qualità dell'equalizzazione è alta, quindi ci si può avvicinare facilmente a quello che è il proprio ricordo, no? Ce l'abbiamo qua. Insomma, giocando, mettendo a posto, aggiustandosi le cose, non pesa niente. È un coltellino svizzero veramente ottimo. Ripeto, il discorso che vi ho fatto prima, costa tanto, sì, relativamente, perché
puoi veramente farci tantissime cose. Poi la stessa cosa si può fare con altri marchi. Il fatto che molti marchi stiano tentando in qualche modo di arrivare qui dal punto di vista della gestione, si stiano avvicinando a questa cosa, è perché è comoda, non c'è niente di male, no? Cioè, nel senso, poi se uno mi dice no, io voglio mettere lo split da F3 a metà del tasto nero, va bene, cioè nel senso, ognuno è libero, ti prendi la workstation, quella dove ti fai gli 60 split, ma certo, se serve, se l'esigenza è quella, sì. Queste sono tastiere un po' più così, lentamente ci si entra in relazione, è un sistema che ormai esiste da 20 anni e che funziona perché ti trovi alle prove, ti metti a posto il suono, ragioni, fai, aggiungi, togli, in modo abbastanza veloce. È chiaro poi che se uno arriva dalle workstation di vecchia generazione ed è veloce con quelle, io ho un amico carissimo, fraterno, che quando gli metto in mano una workstation, lui arriva da Korg M1 e così, cioè anzi lui arriva addirittura anche da prima, ma le prime workstation che ha utilizzato erano quelle, pum, pronti via, e lui in 3 secondi ti fa quello che gli serve e si trova meglio magari con quella, però sinceramente quando ha provato la Nord ha detto, beh, insomma, poi dopo la stessa cosa adesso succede con Yamaha YC, succede con la Korg, con le Korg, quelle nuove, diciamo non le workstation, ma quelle più da live, così anche quelle sono un po' in quella direzione, apri, chiudi, sezioni, c'hai gli effetti, lavori, l'SV2, no? Insomma, tutti più o meno hanno fatto qualcosa del genere. Roland, tempo fa abbiamo provato con Marco la VR, loro se la sono inventata in realtà Roland quella cosa lì, perché il VR 700, non mi ricordo come si chiama, 760 mi sembra, era la prima a fare quella cosa lì, quindi figuriamoci, loro ce l'avevano già fatto prima. Quindi bene o male tutti gli altri stanno arrivando perché è comodo, è bello arriva in realtà è la cosa più vecchia del mondo. Cioè prima le tastiere erano fatte così, i synth erano così, tu avevi, cioè addirittura c'erano cioè voglio dire, i palazzi di manopole, no? Di potenziometri, di controlli. E quindi voglio dire, è un po' una via di mezzo e tutto quanto. Ehm, diciamo che in questo caso è la cosa più vicina alla stage che ho provato fino adesso, arrivando dalle vecchie Nord Electro che erano molto più limitate. Qui cominciamo a essere in una cosa, veramente in un coltellino svizzero interessante. I suoni li avete sentiti? Insomma, mettendosi lì a giocare si possono fare delle cose interessanti. Ci sono anche queste cose qua. Che anche lì, no? Uno dice, vabbè, ma cosa me ne faccio di un campione così? In realtà bisogna sempre ragionare come se queste cose fossero da costruire. Tu hai un colore in mano e ci devi lavorare, perché non è come... Sì, ci sono i preset, però qui ti viene più da lavorarci tu. Cioè, in un attimo ti inventi delle cose, con i limiti e tutto il resto, però insomma, se non volete spendere 3.500 euro nuovo, o 2.700 euro, 800, adesso anche 900 perché queste cose oscillano tantissimo, su una stage, questo qui è un ottimo compromesso. Tra l'altro questa bella tastiera, però non metto la mano, cioè non dico comprate perché c'è la tastiera più bella, no, perché dopo le esperienze fatte in passato, dove una non è uguale all'altra, non dico più niente. Quando c'è di mezzo questa tastiera qui, e questo non è colpa di Fatar, perché voglio dire, cioè, questi le comprano da loro, poi ci faranno quello che vogliono loro, non so cosa gli fanno, però sono tutte diverse.
Quindi voglio dire, in realtà questo dimostra che volendo una TP100 può essere bella da suonare. Poi non so come si faccia, ma si può fare, insomma. Comunque, io ringrazio sempre Marco perché tutte le cose che vengono fuori, anche tutte queste discussioni, oggi ho parlato tantissimo, ma ogni tanto mi capita, anzi molto spesso, me lo fate anche notare ogni tanto, ma avete ragione, ma è più forte di me, mi piace chiacchierare. E il discorso è che con Marco molto spesso svisceriamo in modo profondo un po' questi aspetti e vengono fuori delle cose interessanti perché poi anche lui suona tanto, no? Cioè va in giro, fa... sai, quando sotto le mani c'hai una... Cioè, queste si chiamano tastiere, lo dico sempre, tastiere, quindi la tastiera è importante. Sai, sotto le mani una roba... Cioè, io adesso ho preso un RD 700GX, poi farò anche il video vecchio, che a me piace un casino, l'ho riscoperto perché ho fatto delle date in giro e come dicevo nel video dell'RD 800 ho detto caspita, cioè ero insieme agli altri, piantavo giù un accordo, dicevo ah ci sono, quindi ho detto ah, allora quella generazione lì 2008-2010 avevano ancora l'idea di essere piantati per terra col suono e la tastiera è un miracolo, ci sembra di mettere le mani neanche su un piano, proprio su quella cosa lì, una cosa bella da suonare, dinamica, insomma vuol dire tanto. Ora, senza arrivare a quel livello, questa non pesa niente, quella là pesa 7000 kg, ma... Però questa per esempio è una bella tastiera, però ripeto, questo non significa che tutte le... Magari poi adesso Nord mi sparerà, però io non lo posso, non posso dire che è così la tastiera perché non lo so più. Quindi mi dispiace, ma è così. Non lo so. Provatela prima, andate in negozio, la provate se sentite che è, allora sì. Se la sentite strana, magari andate in un altro negozio, la provate, è diversa. Magari non ho detto una stupidaggine, però io, cioè, io non ho legami con nessuno, quindi dico quello che mi viene. Quando c'è di mezzo questa keypad, provatela, perché così almeno siete sicuri che l'acquisto poi non è dopo 15 giorni la metti sul mercatino perché non ce la fai, perché fa casino, perché casino un po' lo fa, però vabbè, voglio dire, se stai suonando al vivo non è che si sente il casino, no? Ne fa molto meno di quello che sono abituato. Io ho avuto anche un Nord, vabbè, un'altra, un vecchio con la GP100, faceva un board, cioè si sentiva, cioè era una macchina da scrivere. E io non ci facevo caso perché suonando live non te ne rendi conto, però quelle rare volte che a casa l'accendevo dicevo ma è possibile. Quindi boh, questa non lo fa, quindi non lo so. Adesso ho messo sta roba qua. E io vi ringrazio, vi saluto, vi ringrazio Marco, ringrazio la pizzeria. che... ringrazio, vi saluto, ringrazio Marco, ringrazio tutti quanti. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove ci sono tutte le categorie delle tastiere, le cose, anche altre cose mie, canzoni, libri, tutto quello che faccio, insomma un po' il mio mondo. E niente, Nord Electro 6 HP, vi ringrazio, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao ciao!